L'impermanenza è una costante nella nostra vita. Nella nostra esperienza umana non sempre ci rendiamo conto di come tutto effettivamente sia impermanente e in continua trasformazione. C'è un momento però nella nostra vita dove questa cosa diventa evidente, cioè il momento in cui ci relazioniamo con la morte. Sal è il terzo capitolo di una trilogia che abbiamo chiamato The Full Circle ed è una trilogia che in qualche modo tocca 3 momenti fondamentali della vita. Quindi la nascita con Lios, l'idea di esistere e di essere in relazione con tutto ciò che esiste, con Doc. Con Sal invece trattiamo il tema dell'impermanenza, quindi si chiude un po' questo cerchio, no? Dove si celebra la nascita, si racconta la vita e si affronta il tema dell'impermanenza e quindi della morte. Abbiamo lavorato molto al concept nel 2020. Durante il Covid tante persone sono morte in solitudine e quindi il tema dell'accompagnamento e l'importanza di avere vicino a sé persone che si prendono cura di te, persone care negli ultimi istanti di vita era diventato veramente importante. Anche persone del nostro gruppo di Fuse hanno avuto perdite di questo tipo, quindi era veramente molto sentito nel team. Con Sal abbiamo pensato di andare a osservare quel momento, a estendere quel momento nel tempo e provare a inserire nel progetto tutte quelle emozioni e tutte quelle sensazioni che si possono provare in un'esperienza del genere. E sono emozioni molto contrastanti, di paura, di rabbia, tristezza, ma molto spesso in questi momenti si riscoprono anche gesti di gentilezza, di compassione e nelle varie scene quello che abbiamo cercato di fare è creare un contrasto tra una scena estremamente caotica e una danza per esempio molto dolce, delicata, oppure viceversa far percepire questa sensazione di perdersi e poi ritrovarsi, una fine che poi ti accorgi che effettivamente non è la fine ma è un nuovo inizio. Una delle sfide più complesse di questo progetto come direzione artistica, come regia, era riuscire a trovare un giusto equilibrio che potesse raccontare questo tema in modo che non banalizzasse il tema della morte e che quindi fosse onesto e sincero, ma allo stesso tempo che potesse lasciare nelle persone una sensazione comunque di speranza, di luce. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo dovuto veramente dosare tutti gli ingredienti in maniera molto precisa. Per esempio ogni suono è stato ragionato e pensato per essere allo stesso tempo delicato, violento e potente quando fosse necessario. Ogni interazione tra i danzatori è stata pensata per raccontare questo tema ma lasciare anche aperte diverse possibilità di interpretazione e fare in modo che le persone potessero fare propria la storia. Stiamo trattando un tema che per alcune persone è un motivo di grande sofferenza e quindi volevamo essere estremamente rispettosi, allo stesso tempo volevamo permettere alle persone di scoprire anche all'interno di momenti così caotici, così paurosi, terrificanti, qualcosa di positivo, scoprire dei gesti di gentilezza e di compassione. L'opera di Sal ha il senso proprio di metterci in contatto con il nostro sentire più profondo. La morte è lo specchio, lo sfondo dell'esistenza. È un momento in cui l'esistenza si mostra. Avvicinarsi così tanto all'orizzonte degli eventi vuol dire che sempre più si mostra la non scontatezza di essere vivi, ma essere vivi vuol dire di esistere.
Ci sono degli ottimi motivi per cui esiste la morte, di tipo biologico prima di tutto, però ci sono anche dei motivi proprio realizzativi, esperienziali, sapienziali si potrebbe dire, per cui la morte diventa il più grande colpo di genio dell'esistenza. È ciò che ti mostra la sua non scontatezza, la sua non ovvietà. Non è ovvio che siamo qui, vivi, parlanti, ascoltanti. E questo è veramente centrale. La parte visiva in sala è una metafora che ruota intorno all'osservazione dei buchi neri. I buchi neri sono stati utilizzati come metafora della relazione che abbiamo con qualcosa di ignoto, quindi la relazione con qualcosa che non conosciamo. Durante tutta la fase precedente alla produzione abbiamo attivato delle collaborazioni con dei ricercatori che studiano i buchi neri. Attraverso queste simulazioni siamo andati a raccontare sì come il plasma si muove e si comporta attorno a un buco nero, ma come la vita si evolve negli ultimi istanti dell'esistenza prima della morte. L'idea iniziale è stata di provare a rimanere il più fedele possibile alla simulazione in termini di dati che noi abbiamo. Per noi l'elemento umano in qualche modo va ad alterare il modo in cui percepiamo un fatto che è dato, una volta per tutte, è statico e oggettivo. Qui nel concreto quello che abbiamo fatto è stato cambiare il punto di vista da cui vediamo questi oggetti e quindi con la rotazione del loro corpo far ruotare tutto l'universo, il mondo in cui siamo immersi, accelerare o rallentare lo scorrere del tempo in base al loro movimento e accentuare o ridurre l'intensità di questo movimento, fino al caso più estremo in cui aprono una specie di varco in questa simulazione. Siamo partiti da un'estetica molto asciutta, molto legata alla scala di grigi, al bianco e al nero, tutto ciò che si trova nel mezzo. A un certo punto ci siamo resi conto che per noi un elemento della narrazione era molto importante, ma anche molto difficile da esplicitare. C'è questa idea che a un certo punto il tempo inizi a infrangersi, inizi a spezzarsi, inizi appunto ad abbracciare il passato e il futuro che si mischiano insieme. Abbiamo ripreso i materiali visivi precedenti e successivi, ma a un certo punto avevamo bisogno di marcare ancora in maniera più forte questo momento di passaggio, di rottura. E quindi abbiamo deciso di utilizzare il colore per marcarlo. Tutto ciò che è nel presente è in bianco, tutto ciò che invece riguarda un salto temporale che possa essere lo scatto in avanti, il presagio del futuro, il ricordo del passato o questo approssimarsi appunto alla fine di cui non sappiamo nulla, abbiamo deciso di marcare con un altro colore per rafforzare anche a livello subliminale l'idea che ci sia un passaggio, che ci sia una rottura, che ci sia un salto in una qualche direzione. Alla fine di questo processo torniamo al limite della vita, al limite del buco nero, questo orizzonte degli eventi che prima avevamo soltanto accennato, avevamo soltanto rappresentato a una certa distanza, inizia a diventare sempre più vicino perché noi ci stiamo avvicinando fino al finale in cui essenzialmente siamo arrivati a toccare questo limite. La vita si avvicina sempre di più a questo punto finale che è la morte e allo stesso tempo a livello astrofisico le immagini avvicinano lo spettatore a quello che è l'orizzonte degli eventi,
a tal punto da mostrargli alcuni elementi che la fisica stessa non è ancora riuscita ad osservare, ma che la fisica teorica ci permette di ipotizzare. C'è un inizio e una fine che si focalizzano di più, diciamo, su come la luce si comporta nei dintorni di un buco nero, e quindi come viene deformata quando un buco nero è visto da distanza, da lontano all'inizio dello spettacolo, per arrivare nella parte finale, in questo caso a visualizzare quello che sono i photon rings, e che sono questi anelli dove i fotoni rimangono imprigionati ruotando attorno al buco nero stesso. Per quello che riguarda le simulazioni utilizzate in SAL, molte sono state possibili grazie alla collaborazione con l'Università di Leuven e del professor Fabio Bacchini, fornendoci anche supporto dal punto di vista computazionale, in quanto Leuven ci ha messo a disposizione un account per far elaborare ai loro server, ai loro supercomputer, alcune delle nostre simulazioni più pesanti, e ci hanno aiutato un po' a scegliere quali aspetti dei buchi neri raccontare in quali parti. Collaborare con Fuse è stato molto interessante perché per me si è aperto un mondo in cui l'arte non è self-contained, ma cerca di intrecciarsi ad altre discipline. In questo caso si è trattato di passare attraverso un processo in cui si guardano dei dati scientifici che sono fondamentalmente sequenze di numeri, e decidere quali di questi dati hanno sia un significato scientifico, ma si prestano anche ad essere utilizzate per qualcosa che è visivamente impattante. Quindi c'è stato un processo mentale molto più elaborato in cui si è dovuto pensare molto bene a quello che si stava facendo, a quali dati scegliere, quali dati produrre, e poi produrne anche di molti nuovi, con lo specifico scopo di creare appunto questo tipo di visualizzazione artistica. Quindi è stata una cosa molto nuova. E il risultato è che lo spettacolo prodotto con questo lavoro raggiunge un grande pubblico. È una cosa molto difficile per gli scienziati e iniziative come questa sono assolutamente fondamentali. Il parallelismo tra la filosofia della scienza e la filosofia di questo spettacolo è molto forte, nel senso che si tende a pensare che gli scienziati sono persone che hanno tutte le risposte, mentre in realtà si arriva sempre ad un punto in cui ci si deve fermare, perché le risposte che stai cercando non ci sono ed è molto probabile che non verranno mai raggiunte in realtà. In questo caso l'orizzonte degli eventi di un buco nero è una barriera che per uno scienziato significa che non è possibile sapere qualcosa, vorremmo sapere, ma non è possibile saperlo con certezza, e non sarà mai possibile per quanto ne sappiamo adesso, per esempio. Interessare il grande pubblico, interessare le nuove generazioni, deve essere fatto attraverso un linguaggio adatto a questo pubblico, e questo linguaggio può essere quello dell'arte. Ci siamo resi conto che la danza poteva essere quell'elemento che potesse unire la musica insieme al concept e insieme al contenuto visivo, che fosse proprio quella presenza umana che era necessaria all'interno di un concept che in realtà parla di un'esperienza che solo il corpo può vivere. Ci sono 3 gesti molto semplici che tornano all'interno dello spettacolo e diventano quei momenti iconici che secondo me riescono anche a comunicare con il pubblico in modo diretto, perché sono chiari, molto riconoscibili, e la ripetizione aiuta proprio anche in questo. I 3 gesti sono sicuramente l'abbraccio, il tenersi per mano e il fatto di essere distanti ma con le mani aperte verso il davanti, e quindi questa sensazione di apertura. In un qualche modo, secondo me, questi 3 gesti rappresentano l'accompagnamento, è il tenersi per mano, l'abbracciarsi è la forza emotiva di lasciarsi andare nelle braccia di qualcun altro, e l'apertura è il fatto di accogliere il fatto che qualcosa è in costante cambiamento, e quindi nonostante sia distante un corpo dall'altro, in realtà entrambi siamo aperti all'accettare il fatto che ci sia la morte di un momento, con la coscienza del fatto che questa morte possa portare poi a una nascita di qualcosa di nuovo.
Per questo progetto mi sono fatto accompagnare da due danzatori che conosco da molto tempo e con i quali ho già collaborato spesso, si chiamano Vittoria ed Elias, e ho avuto la grandissima fortuna di poter lavorare con loro su qualcosa che secondo me rappresenta anche una grandissima crescita sia per me che per loro, perché è un progetto completo, è qualcosa che anche richiede una forte componente personale, e credo che questo sia stato interessante sia per loro che per me, non essere più semplicemente uno strumento a servizio delle mani del coreografo e che il loro corpo rappresentasse semplicemente delle necessità di composizione coreografica, ma che anche loro potessero apportare all'interno del concept le loro proprie esperienze, le proprie emozioni, e quindi sono molto grato di aver potuto lavorare con loro. I danzatori indossano dei sensori che permettono che ci sia un'esperienza live. Grazie alla tecnologia e questo tipo di sistema il corpo diventa il generatore del movimento, ma allo stesso tempo può anche trasformarsi nell'assorbire ciò che la presenza del contenuto visivo può produrre, e quindi è proprio un rapporto costante dove si può giocare, diciamo, nell'essere quasi schiacciato in alcuni casi e in altri casi invece amplificato, ed è proprio questo contrasto che lo rende interessante dal mio punto di vista. Trattandosi di accompagnamento, mi è stato, diciamo, molto semplice immaginare due persone che si tengono per mano. Abbiamo sempre avuto, credo, tutti noi nella nostra vita questa fortuna di essere accompagnati, e come questo ruolo di essere accompagnato e accompagnare può anche intercambiarsi, e questa è una presenza molto forte all'interno dello spettacolo. C'è una parte centrale che rappresenta, diciamo, il punto d'incontro, che coreograficamente viene rappresentata da un unisono, e la parte iniziale e la parte finale sono similari ma in contrasto tra di loro, perché i due ruoli dei danzatori si scambiano, e quindi accompagnare ed essere accompagnato in realtà coesistono nello stesso momento, e sono due ruoli che possiamo vivere nello stesso momento. Il tema e il concept è qualcosa dalla quale noi non possiamo sfuggire, è sicuramente quell'esperienza, come la nascita, anche la morte, è quell'esperienza alla quale tutti dovremo partecipare prima o poi. Il lavoro intreccia diversi linguaggi. Quello che cerchiamo di fare quando lavoriamo a questo tipo di progetto è fare in modo che non ci sia una gerarchia tra le varie componenti del progetto. Tutti insieme contribuiscono a raccontare una storia. Un elemento che secondo me costituisce una grandissima forza estetica di Fuse è anche il fatto di avere all'interno un compositore che ne definisce anche, diciamo, il suono. Quello che volevo esprimere era raccontare attraverso un suono acustico quello che è tutto uno spazio intimo e familiare, e invece attraverso un suono elettronico molto aggressivo, diciamo, è tutto un mondo a noi sconosciuto. Volevo sì rappresentarla nel tempo e quindi incasellare degli oggetti, dei simboli sonori, per creare comunque una narrazione fatta anche di ricordi, ma giocare anche su questo piano della vicinanza tra un mondo conosciuto e un mondo sconosciuto. L'audio è stato fondamentale in questo progetto, ma fondamentale proprio nel senso letterale del termine, di fondamenta, di struttura di base su cui tutto il resto si incardina e cresce. Avevamo una storia, un racconto, il problema è che non abbiamo parole in scena. La musica in particolare è una sorta di linguaggio narrativo per noi, è la forma espressiva che utilizziamo al posto della voce, fondamentalmente, per portare le persone attraverso un viaggio emotivo. E quindi c'è stato un rapporto veramente simbiotico con la musica, non era un rapporto astratto, era un rapporto simbiotico al punto da avere la quasi totalità dello spettacolo a livello visivo che reagisce alla musica. Ho utilizzato dei suoni acustici che derivano da strumenti ad arco, quindi un violoncello,
un contrabbasso, un'arpica, un basso elettrico che ho percosso con degli archetti da violoncello. Invece per tutto il dominio più, diciamo, sintetico ho utilizzato sì dei sintetizzatori, quindi strumentazioni analogiche. All'interno di SAL credo che la musica, tra l'unione dell'acustico e l'unione dell'elettronico, sia proprio quella che dia una grandissima forza emotiva e proprio questo anche forte contrasto di emozioni che cambiano senza transizione, e mi hanno aiutato sicuramente anche nella costruzione del corpo, questa costante cambiamento tra delicatezza e violenza e tra armonia e caos, ed è stato sicuramente per me meraviglioso. Ho cercato di tenere sempre in considerazione anche il pubblico, cioè non dobbiamo solo rinchiuderci nel nostro mondo. Questo si può fare attraverso delle topiche, quindi magari a dei materiali, come dire, familiari. Per questo l'idea di inserire delle anche melodie che magari poi vanno in grande contrasto con materiali totalmente atonali e timbrici e, come dire, fatti anche di tecniche principalmente estese, materiali aleatori. Secondo me era un bel modo per raccontare questi grandi contrasti che suscita comunque la morte, poi vivere questi momenti. SAL nel percorso di Fuse credo che rappresenti una sorta di fine e nuovo inizio. Siamo riusciti a costruire un qualcosa che potesse effettivamente avere una coerenza narrativa, nonostante ci siano riferimenti diretti. Credo che quello che abbiamo fatto comunque arrivi in modo giusto. Non stiamo parlando di morte, stiamo parlando di impermanenza, che è il dato fondamentale dell'esistenza. La morte ne è uno dei suoi picchi, ma ce ne sono tanti altri: la perdita di una relazione, di un lavoro, la perdita di un progetto, la perdita di un sogno. Questo passaggio ci tocca, non sappiamo neanche quando, e fronteggiarlo è molto importante, anche perché abbiamo grandi risorse per questo. Renderla, come ha fatto Fuse, in una dimensione di condivisione e di arte, secondo me è una cosa molto importante. Ci fa uscire da quelle abitudini mentali che ci condizionano così tanto. Noi abbiamo perso la cultura della morte, abbiamo tantissimi tabù in merito. La morte è un evento assolutamente vitale, vitalissimo. Porta con sé una vivacità che noi vediamo solo come dolore, ma non è mai solo dolore. Ricordiamo spesso eventi luttuosi come alcuni dei momenti più densi della nostra vita. Insomma, possiamo forse evitare anche sempre di immaginare la vita come un eterno diritto alla felicità. La vita è un eterno diritto al significato della vita.